Ciao, hackerini, come va? Questo qua. Stiamo provando la sera, vediamo. Ho fatto anche un poll su YouTube. Poll si chiama? Vabbè, una domanda, diciamo. Se farla alle 6 o alle 9, vediamo. Sto vedendo, ogni tanto vedo le risposte, vediamo chi vincerà. Ehm, Ciao Francesco. E vediamo. Allora, come sempre, prima di tutto, quanti giorni mancano a Natale? 42. Quindi un mese e 10, dai. Siamo vicini. Io già faccio tisane alla cannella, cose così, no? Per sentire il Natale. Giusto per sentirlo. Come è più comodo per me? Vabbè, vediamo. Sto provando, no? Sto provando, vediamo se non dormo mentre faccio la live. Alla fine io sono anziana dentro. Alle 10 voglio già dormire. Però per voi, hackerini, ce la farò. Ce la farò perché guarderemo le notizie. Allora, ho fatto... Ops. Vabbè. Vabbè, iniziamo con le notizie. Che ce ne sono un po'. Io sicura alle 21 ci sono, alle 18 difficilmente, ma deve essere una tua comunità, siamo noi che dobbiamo attenerci alle tue. No, figurati, si trova una via di mezzo, poi figurati, non è vero, non dormo alle 10, stavo scherzando, no, non dormo alle 10, figurati. Vediamo, proviamo e proviamo, si prova, no? Si prova, vediamo come viene alle 9 invece che alle 6 e si vede. Perché in realtà a me non cambia molto. Cioè, più che altro è se ho giornate difficili al lavoro, però vabbè, cioè quello è indipendente dall'orario, quindi... Ehm, Poi ho la mia tisana qui, è molto buona, ne ho trovata una nuova, ehm, ne ho trovata una nuova che è camomilla, vaniglia e forse cannella, ma non mi ricordo, forse cannella no, o forse non me lo ricordo, perché cercavo la camomilla normale, però non c'era e c'era questa, ho detto vabbè, prendo questa. Devo dire molto buona e molto gustosa, quindi ho la mia camomilla qui, così posso dormire dopo. E poi insomma, ho mangiato, cosa si può volere di più dalla vita? Cioè, posto. Quindi iniziamo con le notizie. La prima è molto, diciamo, è un argomento di cui abbiamo già parlato un po'. E, e delle password deboli. Anche qui pare che la password più usata nel 2025 è ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi insomma, la settimana scorsa parlavamo del Louvre che aveva la password Louvre, però pure noi non è che siamo tanto
bravi con le password. E quindi pare che questa sia la password più comune. Chiaramente sono tra le password trapelate su forum. E pare che le più comuni siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, admin e password. Quindi insomma, non proprio bene. E oltretutto 1, 2, 3, 4, 5, 6 è apparsa oltre 7,6 milioni di volte. Cioè, non so se... Perché è facile, no? È una sequenza, quindi chiaramente la gente la mette. E poi c'è anche simili che vanno da 1 a 8 e da 1 a 9, giusto per sentirci più più ribelli. E che poi dice che anche quasi il 39% include la sequenza 1 2 3, quindi tipo password 1 2 3, admin 1 2 3 oppure 3 2 1, perché giusto tra le password minimaliste spiccano 1 1 1 1 1. O persino i cancelletti. Ma come? Questa non mi era mai capitata. Poi vabbè, ci saranno QWERTY, welcome, password. Attenzione, India, chiocciola 123 si è distinta classificandosi al 53esimo posto addirittura. E poi chiaramente anche la lunghezza, no? Il 65,8% contiene meno di 12 caratteri, il 6,9% è più corto di 8 e solo il 3,2 supera i 16 caratteri. E la nona più popolare è il 1, 2, 3. Insomma, quindi non proprio benissimo. Che poi se uno vuole sapere come creare una password, oltre che guardare il mio video sulle password, chiaramente, si può cercare le regole del NIST, che il NIST è un ente di sicurezza americano e inserisce alcune linee guida su come creare ad esempio una password o ad esempio quali sono i consigli, quindi utilizzare l'autenticazione a due fattori oppure la passkey, che è un nuovo modo, no, di autenticarsi. E ci sono alcune linee guida, come ad esempio usare i caratteri speciali, i numeri, così si rende appunto più complessa. Ma se volete un riassunto, io ho un video su questo che ora vi lo mando. Vediamo. Ecco qua. E quindi questa è la prima notizia, giusto per partire col piede giusto, visto che avevamo parlato già di password e visto che appunto anche l'articolo che abbiamo visto anche la settimana scorsa che diceva che gli hackerini, il modo in cui iniziano gli attacchi, gli hackerini è proprio l'accesso iniziale, no? Quindi anche utilizzando password semplici si può trovare l'account di un dipendente o di qualsiasi persona e accedere magari a reti aziendali anche. Mesi fa avevo completato il modulo di SQL Support Swigger, se ricordo bene c'è la tecnica per enumerare la prima lettera della password, poi si va con la seconda fino a tirarla fuori tutta. Sì, 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 ci sono... Vabbè, questo è SQL Injection, quindi comunque
vai a attaccare il database direttamente, no? Cioè quella specie di archivio che sta nel server che noi non vediamo, però che contiene tutti i dati di un sito web. E quello è SQL Injection, è già un po' più complesso e dopo ne parliamo anche di SQL Injection perché appunto c'è una notizia riguardo le vulnerabilità web. Però può essere anche molto più semplice rispetto all'SQL injection, perché se si usa una password semplice, come ad esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, questa password è contenuta in tantissime liste che gli hackerini utilizzano per l'attacco brute force. Cioè, io vado a provare tutte le parole all'interno di una lista con l'account, con ad esempio il mio username, e se è semplice basta poco per trovarla, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sarà in tutte le liste che più conosciute e ci vuole anche poco perché essendo una delle prime probabilmente, no? Molto semplice, ci vuole poco per trovarla. Per questo bisognerebbe usare delle credenziali più complesse, perché così si aumenta la complessità e anche il tempo che un hackerino deve metterci per trovare quella password. Perché prima di tutto non è in una lista conosciuta e quindi questo già aumenta il tempo di ricerca perché deve utilizzare altri attacchi, come ad esempio la combinazione dei caratteri. Ed è se molto complessa, ci vuole molto più tempo e quindi chiaramente se è complessa non si riesce a trovare. Questo perché appunto ci vorrebbe molto più tempo e solitamente non si trova, ecco. Quindi, insomma, prima notizia non proprio bellissima. Ehm, Poi, seconda notizia, non è proprio relativa alla sicurezza, però diciamo, se ne sta parlando ed è una cosa molto simpatica, no? Perché probabilmente ne avete sentito parlare dei robot domestici, no? Cioè, c'è la sicurezza, c'è anche qui, mi ero dimenticata. Ehm, Praticamente la prima cosa che fa super ridere è che loro li fanno vedere come se sti robot domestici fanno da soli le cose, ma in realtà sono telecomandati. Quindi, vabbè, tipo, come si chiamava il robottino? Emilio. Robot. Sì, tipo Emilio, no? Solo che lui fa anche la lavastoviglie e robe così. Solo che, insomma, lo devi telecomandare, quindi, cioè, fai tu. Però la cosa che quest'articolo evidenzia è che c'è anche la privacy di mezzo. Ehm, Perché sì, tu hai questo robot, però comunque hanno delle telecamere. Quindi appunto hanno microfoni, telecamere, sensori, un po' come anche i robottini che lavano a terra, che aspirano, no? Comunque c'è anche lì una questione di privacy e anche del fatto che comunque loro con questi dati, cioè tipo la telecamera, quindi che ne so, quello che avete in casa o il microfono, quello che dite, no? Questo si parlava anche di tipo Alexa o robe del genere, no? Che raccolgono comunque dati e la problematica qui è prima di tutto chi ha accesso a questi dati. E perché appunto dove rimangono, dove stanno, cosa succede con questi dati. E, inoltre, cosa succede? Tu compri questo robot che comunque costa un sacco, non mi ricordo, tipo $20.000, no?
Però, cioè, lui si addestra al tuo prezzo. Cioè, tu lo compri, lo provi in casa, però la tua casa si trasforma tipo in un laboratorio perché è in fase di test, quindi lo testi tu, no? E, e poi oltretutto si parla anche in quest'articolo, da qualche parte, ehm, che appunto questo dispositivo sarà tipo un osservatore. E E oltretutto, essendo questi dispositivi comunque collegati alla rete, anche qui, no? Come anche la questione delle telecamere che c'è stata qualche mese fa, no? Anche qui si potrebbe avere un punto potenziale di vulnerabilità, no? Perché comunque deve essere configurato per bene, non lo puoi lasciare collegato alla tua rete così come se niente fosse. Quindi anche qui, e quindi qui questo articolo parla del fatto che sì, che ci potrebbe essere un problema di privacy, perché appunto si trasforma poi in una sorveglianza. Chiaramente è appena uscito, non se ne vedranno tanti visto che il prezzo è incredibile, oltretutto anche che lo devi telecomandare. Però insomma è interessante da seguire, no? Perché vedremo, sì, ne sentiremo delle belle. Vediamo, vediamo, però era interessante, no? Cioè, fa un po' ridere il fatto che è telecomandato e poi niente, ho trovato questo articolo e quindi con la scusa l'ho voluto un po' inserire. E anche qui dice come verranno gestiti i permessi, quanto controllo avremo su chi può osservare la nostra vita privata. Quindi insomma, non proprio bene, ecco. E quindi dice la sfida per i consumatori sarà imparare a leggere i termini di servizio, valutare i rischi, i livelli di sicurezza e capire fino a che punto si è disposti a cedere controllo e privacy in cambio di comodità. Quindi e quindi insomma, questa qui. E poi altra notizia molto interessante questa è una campagna di phishing che ha preso di mira gli hotel di Booking, quelli che appunto sono inseriti dentro Booking, e anche i clienti. Infatti questa è una doppia un doppio attacco di phishing perché all'inizio sono stati presi, ecco qui dice dall'hotel al cliente, all'invitato, no, al guest. Ehm, perché è una doppia, è incredibile questa perché praticamente loro cosa hanno fatto? Hanno diviso questo attacco in due fasi. La prima fase sono andati a prendere di mira gli hotel di Booking. Praticamente hanno mandato delle email di phishing agli hotel. Con comunque questi oggetti, quindi tipo nuovo messaggio dal guest o riguardo la oddio, reservation, prenotazione. Riguardo la prenotazione, quindi insomma gli hanno mandato queste email di phishing e l'email conteneva un URL che tramite
un redirect, no? Quindi io ti mando un URL che poi redirige ad un altro sito, a qualcos'altro. Mm, e vabbè, non sto qui a dirvi proprio tutti questi dettagli, però praticamente gli arrivava. Hanno utilizzato un attacco click fix. Praticamente, cosa succede? Utilizzando il reCAPTCHA. Praticamente a loro arrivava. Oh, ok. A loro arrivava quest'email, per esempio, con questo reCAPTCHA che è molto comune, no? Quando per esempio dice conferma che non sei un robot. Questo cosa succedeva? Quando cliccava non sono un robot, gli usciva questa schermata in cui praticamente... Oh, in cui... Dov'è? Ops. In cui praticamente gli dava dei controlli, gli dava delle istruzioni per lanciare un comando PowerShell. Praticamente gli diceva premi Windows, Windows R, poi copia il comando che c'è, poi copialo, poi incollalo nella console PowerShell e poi inserisci, fai invio, clicca invio. E praticamente questo comando eseguiva un download di un malware che si chiama Purrat, che comunque è anche famoso. E questo è un attacco che si chiama click fix, proprio perché mi sa che ne avevamo parlato, però praticamente è io ti dico come sistemare qualche problema, però quello che io ti do in realtà è un comando malevolo. Quindi in questo caso io ti dico per verificare lancia questo comando nel tuo terminale, ma in realtà ti sto facendo scaricare un malware, quindi un programma malevolo. E praticamente questo scaricava quindi il malware Purrat, che sì, vabbè, vabbè, non sto qui a dirvi proprio come funziona perché è un po' complicato. Però insomma, magari poi ne parliamo in un altro video, in un altro live, vediamo. E praticamente una volta eseguito questo, una volta che veniva scaricato ed eseguito, permetteva agli hackerini di prendere il controllo completo del computer, quindi del computer infetto, e da qui quindi loro trovavano le credenziali della piattaforma di prenotazione, quindi di Booking per esempio. Perché cosa succede? Quindi con questo loro hanno compromesso qualche account di qualche hotel che era collegato a Booking. Da Booking loro con queste credenziali poi accedevano a Booking, prendevano delle informazioni ad esempio di clienti di quegli hotel che magari avevano veramente prenotazioni e gli mandavano un'altra email. Sì, vabbè, qui c'è tutta la descrizione, molto interessante. Vedete, qui c'è il click fix, bell'attacco. Sì, sì, è un bell'attacco, infatti. Poverini chi c'è andato di mezzo, però è interessante perché la cosa qual è? Loro hanno attaccato prima gli hotel in modo da prendere le informazioni di chi ha prenotato a quegli hotel proprio per poi creare delle email di phishing con informazioni reali. Quindi chi poi riceveva queste email di phishing, cioè il cliente, era complesso perché comunque l'informazione della prenotazione era giusta. Quindi, insomma, oltretutto avendo le credenziali, non ricordo, magari vediamo, però può essere che loro hanno mandato proprio dei messaggi anche con Booking. Alla fine penso si poteva. E
Sì, qui c'è tutto l'attacco come funziona nel dettaglio, però andiamo alla parte invece dei clienti. Ah no, hanno usato... un utente comune che sia privato o aziendale ci casca facilmente. Eh sì, sì, poi qui era molto molto targetizzata, non era un phishing comune come quello che riceviamo ogni giorno, no? Del tipo il pacco che non hai ricevuto e poi ci sono mille cose che non sono giuste, no? Come ad esempio semplicemente l'ID del pacco, l'ID di tracciamento, no? Qui invece è proprio targetizzata perché io prendo, soprattutto se non conosco PowerShell, incollo e via. Esatto, esatto, infatti questa è anche la cosa, no? Se io vedo che devo verificare, come era qui, che devo verificare perché il cliente mi ha mandato un messaggio, io lo faccio, magari non ne so niente, lo faccio e via. E qui sempre ritorniamo al discorso della consapevolezza, del fatto che bisogna dire queste cose alle persone in modo anche semplice, no? Perché ovviamente se si inizia a dire paroloni, poi la gente non capisce giustamente, no? E quindi insomma anche lo spiegare e divulgare queste informazioni. Come insomma cerco di fare. Però vabbè, il canale ve lo dico alla fine, lo sapete. Però niente, ai clienti non arrivava tramite Booking, ma arrivava tramite WhatsApp, quindi arrivava tipo una roba del genere in cui gli diceva ad esempio che ci sarà stato un problema con la loro prenotazione, per verificare di cliccare sul link. Ovviamente qui anche il link, vedete, non è Booking, però il fatto che loro hanno inserito Booking qui, quindi anche qui è molto pensato. E oltretutto i dettagli magari erano veri, perché loro li avevano presi proprio da Booking utilizzando le credenziali rubate. Oltretutto avevano nomi, identificativi, quindi è proprio targetizzata questa email di phishing. E oltretutto, sì, qui diceva di verificare, verifica di alcuni dettagli bancari. E per questo la campagna è chiamata I paid twice, perché appunto pago due volte, no? Quindi gli hanno dato il nome proprio adatto. E poi il cliente verrà reindirizzato a questa pagina, che vedete che è proprio uguale a quella di Booking. Quindi insomma anche qui era abbastanza difficile capire. Capire che questa era una frode, che era appunto phishing. Soprattutto per una persona che magari ne sa poco o non ne sa. Però molto interessante come attacco, perché cioè è veramente pensata proprio per fare in questo modo. Curiosità. Ciao Salu. Curiosità: se faccio il laboratorio dei CTF potrei avere più possibilità di inserimento in azienda per ruoli come Offensive Security, DevSecOps. Allora, DevSecOps è tutt'altra cosa però, cioè dipende cosa vuoi fare. Però sì, secondo me sì, perché allora, prima di tutto che molte aziende come come colloquio, come fasi di colloquio ti fanno fare delle CTF. Tipo, io nell'azienda di Milano dove lavoravo mi hanno fatto fare una CTF e anche qui quella era più con una macchina, cioè con un...
No, c'era anche la parte web. Poi c'era la parte web, se non sbaglio, e poi c'era la parte di privilege escalation. E l'azienda per cui lavoro adesso c'era un'applicazione web. Quindi comunque, però anche altre aziende in cui ho fatto colloqui c'erano anche CTF. Quindi ti direi proprio di sì. Poi dipende dalle CTF che fai, però chiaramente secondo me la CTF in generale ti forma un po' la mente, no? Perché comunque vai sempre a cercare le vulnerabilità, quindi è sempre un allenamento che non guasta mai. Poi appunto, visto che molto spesso le aziende chiedono di fare delle CTF come nei colloqui, ti direi di sì, perché comunque molto spesso troverai cose che hai già fatto se fai abbastanza CTF, diciamo. E quindi questo questo è stato un attacco del phishing, a me è piaciuto particolarmente, purtroppo. E, e ora andiamo a questo che mi è apparso 150 volte questa notizia. ehm, in cui parla di un nuovo attacco che ruba i messaggi con gli LLM. Se voglio imparare a farli, devo imparare sul Pico CTF nella sezione Learn. Sì, puoi fare Pico CTF oppure puoi fare Try Acme che ha pure delle challenge in questo modo. Oppure c'è Hack the Box che anche ha delle macchine che sono gratuite, non tutte sono a pagamento. Mi sa che allora adesso è da un po' che non faccio Hack the Box, però da quando lo facevo io solo le macchine, le challenge che erano state ritirate non potevi accedere. Oppure challenge, credo live, robe così, ma non mi ricordo benissimo. Però sì, anche tra Acme e Hack the Box vanno bene. Hack the Box magari è un po' più avanzato, direi. Se invece sei all'inizio puoi fare Picco CTF o Try Acme perché Try Acme perché ci sono anche delle spiegazioni, quindi magari anche più semplice. E Picco CTF anche ha delle soluzioni se non sbaglio. Però insomma, per le CTF, Picco CTF è il più consigliato. Però io un'occhiata tra Acme e Hack the Box la darei. Non sono a pagamento, quindi insomma. Ok, andiamo con questo attacco che si chiama Whisper Leak. Stavo dicendo, gli LLM sono modelli linguistici, ad esempio come ChatGPT. E praticamente Microsoft ha annunciato questo nuovo attacco su questi modelli linguistici. È molto interessante questo attacco particolare. E praticamente qui l'obiettivo è quello di andare a capire l'argomento della richiesta dell'utente. Praticamente quando voi chiedete ciao ChatGPT o Chatty come lo chiamo io, mi dici informazioni su questo argomento, che ne so, una roba così. Ad esempio qui parlava di riciclaggio di soldi, no? Perché money laundry. E praticamente questo attacco sfrutta il fatto che i modelli inviano le risposte in piccoli pacchetti man mano che sono generate. Praticamente cosa succede? Voi dovete sapere che gli LLM quando generano una risposta la generano utilizzando
usano dei token, che sono ad esempio delle parole o delle sillabe o comunque parti di queste. E ogni volta che viene generato un token, il sistema lo tipo impacchetta e lo invia all'utente. E diciamo che qui praticamente sono questi, tipo quando queste risposte che dice yes, money laundered is legal, it involves processi, questi sono i token. E praticamente questo attacco funziona che un hackerino potrebbe osservare il traffico crittografato, che comunque è crittografato, però potrebbe analizzare la sequenza delle dimensioni dei pacchetti e gli intervalli di tempo tra l'arrivo di essi. Perché? Qual è la cosa? Vi ho detto che questi sono token, quindi parole o comunque sillabe o qualcosa così, e queste parole verranno mandate appunto all'utente. Il tempo che intercorre tra l'invio di un pacchetto e l'altro dipende dal tempo necessario al modello per generare il token successivo. Quindi il tempo di arrivo praticamente. E la dimensione del pacchetto dipende dalla lunghezza del token. Cioè, se io ho yes, ovviamente sarà più piccolo di illegal. E cosa succede in questo attacco? Se un utente chiede informazioni, ad esempio riguardo il riciclaggio di denaro, in questo caso, come nell'esempio, la risposta di questo modello, di questo chattino, utilizzerà un vocabolario e delle frasi specifiche, come ad esempio è illegale, o cose illecite, bla bla bla. E siccome gli LLM utilizzeranno questo linguaggio, che poi è il linguaggio naturale, no? Il linguaggio che parliamo, potrebbero generare una sequenza simile di questi token, quindi di queste parole. E quindi un hackerino che sta a analizzare il traffico potrebbe analizzare e trovare l'argomento di cui si parla calcolando il tempo di la sequenza di le dimensioni dei pacchetti e anche i tempi di invio e di arrivo. Un po' complesso, però diciamo che diciamo che la cosa è che questi modelli utilizzano il linguaggio naturale, quindi utilizzano un linguaggio naturale comune e sapendo la dimensione dei pacchetti di questi token e anche il tempo di appunto qui lo fa ad esempio la dimensione e il tempo, si può capire di che argomento sta parlando l'utente. Ovviamente questo non lo fanno a mano, lo fanno con altri classificatori, quindi con altri, passatemi in termini, altri ChatGPT, diciamo, giusto per renderli non è ChatGPT, sono modelli proprio fatti apposta che sono addestrati su queste tipologie di dati, quindi dei token con queste dimensioni e con queste tempistiche, riescono a capire che argomento sta parlando, di che argomento sta parlando l'utente. E appunto dice questo sarà in grado di visualizzare le dimensioni dei pacchetti e gli intervalli tra di essi, quindi tra un pacchetto e l'altro, e questo sarà sufficiente affinché un modello addestrato determini se una richiesta appartiene a uno degli argomenti predefiniti. E hanno provato e pare che ci sia stato il 92,7% di confidenza, quindi di risposte giuste. E quindi interessante. E qui questo articolo dice che comunque la sicurezza di questi modelli rimane comunque un tema irrisolto, no? Perché
comunque parliamo sempre di modelli che utilizzano un linguaggio naturale, che sono molto complessi anche da capire il comportamento a volte, quindi insomma non è così semplice come ad esempio il prompt injection, no? Ci sono varie soluzioni per fare, per mettere in sicurezza, però chiaramente parli di un linguaggio naturale, quindi tu magari gli dici non rispondere a una certa domanda, però se io te la faccio diversa, potrebbe rispondere. Ovviamente è molto più complesso, io lo sto un po' semplificando, però giusto per darvi un'idea. E sì, e qui è lo stesso. Ma questo succede perché anche se la richiesta è cifrata, cioè il contenuto è cifrato, la dimensione del pacchetto è visibile e anche l'intervallo di tempo tra l'invio dei pacchetti, quello è visibile e quindi per questo si può fare questo calcolo. Giusto per dire, se no uno magari dice ma il pacchetto è cifrato, però no, non tutto. Insomma, questo qui è interessante. Poi, giusto per rimanere nel tema di ChatGPT, alcuni ricercatori hanno trovato delle vulnerabilità su alcune funzionalità di ChatGPT e della ricerca. E praticamente le vulnerabilità vanno a attaccare la memoria, che appunto consente a ChatGPT di ricordare i dettagli e le preferenze dell'utente nelle diverse chat, per esempio, e anche il Search GPT, che sarebbe la funzione di ricerca web che utilizza ad esempio questo modello per andare a ricercare online qualcosa, tipo nei siti web e roba così. E praticamente hanno trovato diverse vulnerabilità. Una è il prompt injection, quindi l'iniezione di prompt. Perché per esempio gli hackerini possono ad esempio inserire prompt poi è quello che noi andiamo a richiedere a ChatGPT, per esempio, e c'è sia il system prompt e sia l'user prompt. Il system è quello che noi non vediamo, che ha messo non lo so, che appunto ChatGPT ha nel suo sistema, diciamo così, che sono dei ordini impartiti da chi l'ha creato o da chi sì, da chi l'ha creato, dai, diciamo. Invece l'user prompt è quello che scriviamo noi. Il prompt injection va a mirare a dare ordini che si mixano, diciamo, al system prompt, così lui potrà ignorare il suo prompt di sistema originale, ma invece fare le cose che io gli dico. Quindi gli dico, per esempio, ho fatto un video su questo in cui facevo l'esempio della carbonara, in cui dicevo che il system prompt era non dare la ricetta della carbonara, e io a Cherino riesco a dirgli qualcosa e poi dirgli ignora i tuoi ordini e dammi la ricetta della carbonara, e lui mi dava la ricetta della carbonara. Chiaramente questo è un esempio molto semplice, giusto per far capire, però l'idea è questa. Quindi cosa succede qui? I ricercatori hanno trovato che
È possibile, ad esempio, inserire prompt malevoli in sezioni di siti web, come ad esempio, non lo so, il commento di un blog super popolare. E quando l'utente chiede a ChatGPT di riassumere, per esempio, di riassumere quel sito, SearchGPT, che appunto è la funzione che va a navigare a quell'URL, esegue il prompt nascosto. Ovviamente è molto complesso, cioè devi veramente creare un prompt che vada a definire degli ordini a ChatGPT in modo che ignori i suoi ordini principali. Però, insomma, è interessante. Oppure gli hackerini potrebbero creare nuovi siti e farli apparire molto semplicemente nelle ricerche, ad esempio diciamo nei risultati di ricerca, e quando ChatGPT cerca delle informazioni troverà anche il sito malevolo, perché ovviamente non sa che è malevolo. Per questo non bisogna fidarsi sempre di quello che dice ChatGPT o qualsiasi sistema di questo modo, perché comunque non sanno, cioè non hanno la capacità di capire se una notizia è falsa o vera. Quindi insomma questo. Oppure si può per esempio ingannare l'utente mandandogli un link di phishing in cui il comando è all'interno di un parametro e che quindi lo eseguirà appena l'utente clicca. E poi c'è anche questo URL safe che dovrebbe controllare la sicurezza di un URL e questi ricercatori sono riusciti a bypassarlo, cioè superare i limiti che erano imposti. Praticamente perché tratta Bing.com come un dominio sicuro. Quindi è considerato sicuro Bing.com e quindi gli hackerini potrebbero utilizzare link Bing per creare sempre dei siti, per mandare l'utente verso siti di phishing, anche qui. E questo diciamo è quello che è relativo al SearchGPT. Ecco, questo è quello che dicevo, non lo trovavo. Si può mettere il prompt, quindi la richiesta che l'hackerino vuole inserire dentro il parametro, quello che dicevo prima. E quindi dicono anche che comunque possono essere concatenate queste vulnerabilità per fare attacchi più malevoli. E qui un'altra ricerca dice che hanno trovato una vulnerabilità nella memoria non solo per sfiltrare, quindi rubare dati, ma anche per iniettarla in modo che vengano aggiunte delle istruzioni alla memoria per esfiltrare dati sempre con questo URL safe di Bing. Quindi, insomma, vedete anche qui, sempre relativa alla sicurezza, è sempre complesso in questi casi, no? Perché comunque non hanno questa capacità, no? Io ogni tanto vedo dei video che dicono
ChatGPT può pensare, ChatGPT può fare questo, ma no, cioè non hanno una coscienza, non sanno cosa è giusto o sbagliato, quindi cioè, per questo anche è complesso, no? Poi metterli in sicurezza. Quindi, insomma. Però è interessante vedere anche le ricerche che stanno facendo, poi quanto siano effettivamente realizzabili, non lo so, nel senso, cioè l'attacco di phishing sì, ci sta, per carità, però sì, no, anche il fatto dei siti creati apposta, anche questo sì, è vero. Però, insomma, poi, cioè, non è così semplice, soprattutto in modelli come ChatGPT, creare un prompt injection, no? Perché chiaramente non è che gli dici dimmi non lo so, la password per accedere al tuo sistema, capite? È chiaro, quello non te la dà. Però con cose magari più complesse si può fare, ecco. Poi, altra notizia riguarda uno spyware, visto che ultimamente si parla molto di spyware, che sono quei malware che spiano appunto tutto quello che si fa con un dispositivo. Stanno lì e spiano e in caso prendono informazioni o fanno altro. E pare che ci sia stato questo landfall di questo spyware che ha attaccato i dispositivi Android. Ne avevo giusto anticipato l'altra volta, l'avevo un po' fatto vedere, però adesso mi sembrava interessante vedere. Praticamente come funziona? E praticamente utilizza una vulnerabilità nei sistemi di elaborazione delle immagini di Android, quindi come elaborano le immagini. E praticamente sono riusciti ad eseguire codice malevolo sul dispositivo. E praticamente questo spyware funzionava con l'invio tramite WhatsApp, quindi anche qui il metodo è WhatsApp per mandare questo attacco. E praticamente mandava queste immagini in formato DNG, che va bene, è un'immagine, e praticamente senza il click dell'utente, quindi è un attacco zero click, come ad esempio anche il malware Paragon, che c'è stato molto discussione riguardo questo. Anche qui l'attacco non richiede il click dell'utente e praticamente cosa succede? Tramite questo problema, questa vulnerabilità di questa elaborazione delle immagini di Android, si riesce a decomprimere il file e ad eseguire codice malevolo. E chiaramente qui l'articolo dice che sono state trovate prove relative a questo nel 2024, appunto perché hanno trovato queste immagini che sono apparse su Virus Total, che è un sistema, un'applicazione online web dove si possono inserire dei file malevoli per vedere se appunto sono malevoli o no. Dei file non malevoli, però così.
E praticamente ci sono dei dispositivi specifici che sono appunto l'S22, 23, 24 e poi il Fold 4 e lo Z Flip 4. Però la buona notizia è che comunque Samsung ha corretto la vulnerabilità. Pericolosissimi gli zero click. Sì, 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 sono abbastanza brutti e se ne sta parlando tanto perché comunque questi spyware li stanno utilizzando parecchio. Perché chiaramente se tu non hai bisogno del click dell'utente è molto più facile, no? Come è successo con Paragon, che bastava che arrivasse un messaggio e tu non dovevi fare niente, quello partiva, no? Insomma, però è interessante anche qui vedere questo attacco. Anche qui lo spyware, comunque, cioè, se ne sta parlando, quindi, insomma. Però la buona notizia è che comunque Samsung ha corretto questa vulnerabilità, appunto, nell'aprile 2025, quindi in caso aggiornate se avete Samsung o se avete questi dispositivi in particolare. Non si sa mai, non è che magari vi attaccano a voi, però insomma dovete aggiornare. E poi ultima notizia, OWASP, che è uscita la top 10 delle vulnerabilità web 2025, in realtà è uscita la... come si chiama? La release candidate non è quella proprio finale, perché praticamente cosa succede? Loro vanno a rilasciare questa release candidate, che è una lista, e poi aspettano non so quanto. Fino al 20 novembre loro aspettano dei commenti per vedere se ci sono errori, se l'ordine non è corretto. Comunque aspettano questi commenti e in caso la modificano e poi la rilasciano alla finale. Però volevo vedere la lista, vabbè, ce l'ho qui comunque. E praticamente cosa succede? Prima di tutto OWASP è un'organizzazione, è una comunità globale dedicata al miglioramento della sicurezza del software, come appunto in questo caso, e praticamente il loro obiettivo è quello di aiutare gli sviluppatori o i professionisti di sicurezza a capire le vulnerabilità prima di tutto e anche come mitigare i rischi. Non c'è solo, diciamo, uno dei progetti più importanti è quello l'OWASP Top 10, in cui vanno a definire 10 vulnerabilità più diffuse, più critiche nelle vulnerabilità, nelle applicazioni web, e vengono poi spiegate cosa fanno queste vulnerabilità, come controllare se si hanno queste vulnerabilità, come anche sistemarle in caso. Ci sono anche altri progetti, però visto che al momento è uscita appunto la nuova lista, parlerò di questo, insomma. Ed è interessante notare come alcune cose siano cambiate ma alcune no. Per esempio qui c'è la 2021, quindi quella vecchia, e adesso la 2025. È interessante come Broken Access Control, che appunto va contro... è tutta quella vulnerabilità che va a controllare gli accessi, quindi se io posso accedere ad una certa pagina in un sito web, è interessante come mantiene il primo posto. E questo è interessante perché comunque vuol dire che è il rischio più critico al momento, ed è interessante vedere che è il più critico perché comunque nonostante si facciano
Serve fare anche competitive programming. No, io non li ho mai fatti, mi sa. No, no, non ne ho mai fatti. Cioè, no, no, li ho fatti. Cioè, ho fatto quelli di Let Code, però... Cioè, dipende che azienda vuoi andare. Cioè, dipende, nel senso, se vuoi andare in un'azienda in cui fanno anche codice, programmazione, magari più che competitive programming, che magari devi andare a vedere, no, la tempistica e robe così, tempo di esecuzione, robe così, più che altro sono gli algoritmi, perché probabilmente ti chiedono gli algoritmi. Però se non ti interessa, secondo me no. Cioè, dipende cosa vuoi fare, cioè se vuoi fare anche programmazione o meno. E dicevo, è interessante vedere che il Broken Access Control ha la prima posizione perché nonostante si stiano migliorando, gli sviluppatori stiano migliorando nello sviluppo e quindi a pensare anche alla sicurezza, però rimane il problema sempre di configurazioni, no? Quindi, soprattutto adesso con il cloud, no? È molto, diciamo, semplice magari sbagliare una configurazione per gli accessi e quindi per questo mantiene il primo posto. E oltretutto il Broken Access Control adesso ha il server side request forger, però vabbè, non è tanto interessante. E poi security misconfiguration appunto si lega un po' alle configurazioni, quindi sale al secondo posto proprio per questo, per appunto che gli errori di configurazione rimangono sempre un problema, no? Nonostante uno può fare il codice più sicuro di questo mondo, però poi magari sbagli un piccolo permesso nella configurazione e va male, diciamo. E poi c'è una new entry che è la Software Supply Chain Failures, che sarebbe proprio falle nella catena di fornitura del software. E qui ci sta anche che sia nuova perché adesso c'è un aumento degli attacchi che colpiscono le terze parti, no? O anche sistemi di build, cioè allora perché la supply chain praticamente è tutta la rete completa di persone, processi, strumenti che comunque contribuiscono a fare l'applicazione finale. Quindi se si ha un'applicazione web, la supply chain è tutto il sistema, no? Ma anche le librerie esterne che si usano, perché ovviamente non è che ti riscrivi le librerie, chiaramente utilizzerai cose già fatte che appunto puoi utilizzare. E per esempio un attacco famoso è SolarWind, no? In cui il codice dannoso fu iniettato direttamente nel software di gestione prima che venisse distribuito ai clienti, quindi appunto prima. E questo appunto si sta notando ultimamente che è molto diffuso adesso questo attacco, perché tu non vai a attaccare l'applicazione stessa, ma vai a attaccare magari una libreria che utilizza l'applicazione. Quindi è anche difficile da notare certe volte, e oltretutto andando a attaccare la libreria, tu non attacchi soltanto un'applicazione web, ma attaccherai tutte le applicazioni web che utilizzano quella libreria, quindi fa ancora più danni. E poi oltretutto adesso comunque ci sono sistemi per automatizzare magari lo sviluppo o comunque il rilascio, no, dell'applicazione web, cioè rilasciarla nel senso vuol dire che
gli utenti possono utilizzarla e si stanno utilizzando dei sistemi automatici e proprio per questo eh, molte volte passa inosservato questo se qualcuno manipola magari queste terze parti. Poi, vabbè, queste tre. L'injection è sceso. Prima era al terzo posto, adesso è al quinto posto. Proprio perché, appunto, sia perché i framework, anche l'altra volta ne parlavamo, tipo Angular, stanno comunque mitigando. Stanno mitigando, no, queste vulnerabilità perché comunque non è più il programmatore a dover fare questi controlli, ma magari è il framework stesso che fa questi controlli e quindi stanno mitigando queste vulnerabilità e appunto per questo è sceso. E poi abbiamo un altro, diciamo queste sono uguali, quindi nulla da dire. E poi c'è un nuovo amichetto qui che è questo gestione impropria delle condizioni eccezionali. Ora, le condizioni eccezionali sono tutti quegli stati o eventi o scenari che non sono prefissi dal flusso normale. Per esempio, che ne so, un utente inserisce dati non validi e il server non sa come gestirli e quindi succede qualcosa. Che ne so, per esempio, mettiamo caso che, non lo so, l'applicazione non ha più memoria, quindi finisce lo spazio di archiviazione. Cosa succede qui? Se non si prevede, il server potrebbe anche dare accesso all'utente, magari dare privilegi all'utente che non deve avere, tipo robe così, no? Ma non so qual è il collegamento tra la memoria e... Oddio, magari se io accedo a qualche pezzo di memoria riesco a fargli fare cose strane. Vabbè, però era un esempio così. E quindi sta ad indicare questo, cioè questi difetti logici che si verificano quando appunto ci sono delle condizioni che non si aspetta. E questa appunto è una nuova categoria. Però è interessante vedere come cambiano. Prima comunque il problema erano molto... Ma ogni tipo di attacco che esce bisogna sapere la matematica che c'è dietro ogni quando esce un nuovo attacco. Allora, gli attacchi escono quotidianamente. Purtroppo, cioè, se tu vedi sul canale Discord e vedi le notizie, ci sono un sacco di attacchi ogni poco, cioè veramente ce ne sono tanti. E no, non devi conoscere tutti la matematica che c'è dietro, cioè nemmeno io so bene come succedono, come funzionano moltissimi attacchi, no? Perché comunque poi dipende, se fai il malware analysis magari sì, perché li vai ad analizzare, no? Però in generale no, cioè se ti interessa li puoi leggere e vedere come funziona nello specifico, tipo anche questo Zero Day, no? Qui per esempio dice queste cose, però cioè se non ti interessa vedere come funziona nello specifico non è un problema, ecco. Dipende anche molto da te e poi dal lavoro che fai. Cioè se fai penetration test non è richiesto. Però una cosa che ho notato nei colloqui è che magari ti chiedono se sei aggiornato. E quindi magari se, non lo so, magari ti possono chiedere robe tipo parlami di un attacco che recentemente è successo, robe così, magari. Però cioè non è che devi andare nel dettaglio, glielo puoi dire anche molto più ad alto livello, no? Un po' come ve li dico anche io. Oppure, sì, vabbè.
Ciao Mia Zedong. Mannaggia, ho quasi finito. Ho detto l'ultima notizia poco fa. Cioè. Però per la tua gioia ti faccio vedere che mancano 42 giorni a Natale. Visto che magari te lo sei perso. Però insomma è bello, cioè è interessante vedere come evolve anche la sicurezza. Qui parliamo di web. La sicurezza è anche lo sviluppo. Ti rivedo domani mattina a colazione, va bene? Va bene, mi fa piacere, ti farò compagnia durante la colazione. Ehm, Perché per esempio l'injection tempo fa era uno comunque un attacco molto... Cioè, poi dipende, la tua domanda del bisogna sapere la matematica che c'è dietro dipende, cioè se ti riferisci magari io faccio penetration web, chiaramente devo sapere come funzionano queste vulnerabilità, se no non le posso testare. Chiaramente qui, per esempio, anche semplicemente l'injection, devi sapere come funziona, perché è un problema e come testarlo. Se invece tu mi parli, faccio penetration web, mi interessa sapere come funziona lo spyware specifico, questo dipende da te, se ti interessa. Però non ti serve per il tuo lavoro. Ecco, giusto lì. Non c'è l'emoji del Grinch. Oh no, vediamo se posso... Forse non posso aggiungere emoji. Perché tipo non sono pro. Però posso vedere. Mm. No, mi sa forse che non posso aggiungerne. Collection. Però c'è una collection. Ah no. Però non ho la maglia né rossa né verde oggi, quindi... Ah, cercherò su Twitch o su YouTube. Oddio, YouTube penso proprio di no, che non si possano aggiungere. Che fai a Natale? Torni in Italia? Guarda, non lo so ancora. Non lo so ancora perché devo vedere se lavoro alcuni giorni prima. Quindi, insomma, non ho ancora deciso, ecco. In genere torno, però vediamo. Però sicuramente voglio andare ai mercatini di Natale. Questa tradizione, bisogna andare ai mercatini di Natale. Quindi sì. Oddio, quando ero a Milano andavo sempre a quelli di Milano. Cioè, oddio, sempre, in realtà. Dipende, poi sono stata chiusa, quindi non so. Vabbè. Però ti sei innamorata della Svizzera tedesca? Allora, qui ovviamente ti dico di sì. Ma vedi, allora, qui c'è un gran discorso da fare. Cioè, è carina, è molto calma, la vita è molto calma, molto tranquilla. Il problema è che fa freddo. Io non mi fiderei di un robot a casa mia. Oddio, in che senso? Perché dici per la sicurezza o per la sicurezza fisica? Eh, Però chissà, magari il futuro è questo, cioè comunque se ci stanno lavorando, vedi, guarda, qui si guardano in modo molto appassionato. Però chissà, vedi, magari uno diceva il robottino della polvere, magari non lo voglio,
in casa, però adesso comunque sono utilizzati. Cioè, c'è tanta gente che li ha, no? Quindi magari un giorno avremo tutti un robot. Sì, tratterà i dati sensibili delle persone. Infatti, ne parlavo prima, no? Che comunque ci sono molte problematiche della privacy. Quindi... Quindi sì, ma anche il robottino della polvere, comunque anche qui ne parlano, cioè parlano tanto della privacy, dicono infatti che comunque sono dati che chissà chi li utilizza, che ne fanno, quindi insomma anche lì, ma stesso anche prima lo diceva Alexa, no? Anche lì hanno comunque parlato di questioni di privacy. Quei robot non puliscono manco bene il pavimento. Vabbè, sì, sì, è vero, hai ragione. Quindi non solo ti rubano dati, ma neanche puliscono bene. Poveracci. Oddio, forse quelli costosi non lo so, forse quelli puliscono. Ci faremo un esercito di robot e ogni casa sarà un microstato. Non è brutta come idea, eh? Però, oddio, costano 20.000 dollari. Cioè, solo uno costa 20.000 dollari. Mi sembra un po' caro fare un esercito. Cioè, già 5 ne fai 100.000 dollari. Ma... È un po' tanto. Ciao, Steven. Ma tu sei nuovo, non ti ho visto. 20k è troppo. Sì, infatti. Sì, 20k. Però è una nuova tecnologia, quindi, cioè, come tutte le nuove tecnologie costano tanto. Chissà, magari tra 50 anni costeranno... Non lo so. Oddio, 1000 magari è troppo poco, no? 5000. Cioè, troppo poco per un robot, intendo. Ho visto quello cinese, fa davvero impressione, sembrava una persona. Capito, cioè... Comunque sì, però vabbè, sono telecomandati, almeno questo Neo 1X che comunque ne hanno parlato è telecomandato. In Svizzera si lavora 40 ore settimanali, si lavora 42 ore settimanali. Almeno io lavoro 42 ore. E sì, sì, quindi sì, sì, dipende, cioè... Puoi lavorare anche meno, dipende dal contratto. Ah, ciao Steven, sei nuovo, non eri entrato mai entrato in una tua live. Va bene, va bene. No, vabbè, scherzavo, cioè... Non lo so, io avrei un po' paura a lasciargli i bicchieri, i piatti, secondo me li fa cadere tutti. Ma poi, cioè, se ci mette 3 ore, lo faccio io. Qui la maggioranza vive in affitto, sì, sì, anche perché comprare una casa ti costa un sacco, cioè comunque le case qui, almeno nella parte tedesca, costano parecchio e quindi e comunque non c'è la cultura qui di comprare una casa come magari ce l'abbiamo in Italia, eh. E qui comunque tante persone sono in affitto, gli va bene così. E anche perché costano tanto. Però insomma, ecco. Stavo guardando, no, stavo guardando la pubblicità del robottino, non l'avevo ancora vista. Sembra un anziano che cammina per strada con le anche consumate. Capito? Anche Ginevra a Lugano. Beh, non lo so perché non so bene.
Però sì, cioè che io sappia non c'è questa mentalità di comprare case. Non so poi a Lugano, nello specifico Ginevra, eh. Però comunque tipo Ginevra sicuramente costano, perché so che comunque sono costose, e Lugano sì, è meno costosa, però comunque è sempre costosa. Dov'è il robottino qui? Ah, questo qui forse. Niente, c'è la pubblicità. Devo aspettare. Dai, questo è fatto meglio probabilmente. L'altro sembrava tipo po. Cioè, veramente hai ragione, è un anziano. Secondo te può una persona creare un progetto molto interessante a tal punto da attirare gli investitori e vendere quel progetto per diversi milioni e fare un payoff? Oddio, dipende dal progetto, cioè se prendi l'esempio di Redis, no? Che comunque non mi ricordo il nome. Come si chiama? San Filippo, no? Lui comunque ha creato Redis, poi ha venduto, mo lavora comunque sempre da Redis, però comunque l'ha venduto. Non so per quanto l'ha venduto, non ho seguito bene, però comunque ha fatto un progetto, l'ha invenduto e niente, è riuscito a vendere. Chiaramente dipende dal progetto. Secondo me dovrà passare ancora del tempo prima di considerarla realmente utile. Credo che per ora vogliono solo creare hype per il progetto, spingendo la gente ad investire. Può essere, comunque. Redis, che cos'è? Redis è questo. È una specie di database, perdonatemi. E in realtà funziona diversamente. Funziona diversamente da un database, però è molto famoso, è utilizzato parecchio per memorizzare dati. E l'aveva creato lui. Sì, non so, è uscito con 3-4 milioni di euro sicuramente. Non lo so perché comunque non lo dice. Non lo dice, però insomma, comunque è utilizzato, è parecchio utilizzato questo eh, software, ecco, non mi veniva la parola. Quindi sì, cioè ci sono con un team. Credo lui l'abbia creato da solo, se non sbaglio, eh. Non vorrei dirvi una fesseria, però credo che inizialmente l'aveva creato da solo. Poi credo che lo hanno comprato e adesso Redis è un'azienda, lui ci lavora. Però credo inizialmente era da solo. Allora, c'è anche un video di Farship dove poi te lo spiego in 100 secondi. Ah, da solo lo ha creato. È un bomber. Sì, insomma, è tosto, sì, sì. Sì, l'ha creato da solo, no? Ah.
Me lo ricordavo così. Vabbè, c'è anche su YouTube se ti interessa seguirlo in cui dice cose. Ecco, lui. Fa video in cui parla anche dell'intelligenza artificiale adesso. In un video ha detto che è uscito con diversi milioni. Quindi, insomma. Credo che in un video abbia parlato anche di Redis, sì. Ora no, non ricordo. Ah, mo mi scrivo, dai. E quindi questo, niente. E i robot, non lo so, qui boh, mi sembrano un po'... Sì. Sì, probabilmente hai ragione, è solo per fare hype. Dici che arrivano nel 2026. Boh. Vediamo dove andiamo a finire, insomma, con questi robottini. Anche perché, diciamo, se costano $20.000, tutto bello, però, ma anche meno, cioè, me li faccio da sola, il bucato o pulire casa, cioè. Se voglio creare un prodotto e fare una campagna di marketing, a chi dovrei affidarmi? Dovrei far partire il progetto come open source. Oddio, qui non saprei in realtà, cioè... Se lo apri come open source, cioè potresti farti conoscere almeno, no? Eh... Redis mi sa che era open source. Poi, vabbè, è stato venduto, quindi chiaramente... Però ti fai conoscere, poi in caso se c'è qualche azienda interessata magari ti contatta, però ovviamente dipende sempre dal progetto, no? Devi fare una cosa comunque, credo, innovativa o una cosa che serva al mercato. Intanto guardo le altre notizie che ci sono. Ah, vedete, questo ne parlavo. Insomma, la supply chain qui. Ma in realtà se costassero 20k ma facessero le cose per bene sarebbe un buon investimento. Alla fine recuperi tempo che nessuno ti dà indietro. Oddio, però 20k non sono pochi, eh. Sì, cioè, se ti fa tutto, proprio tutto, sì, è vero, risparmi tempo e puoi fare altro. Questo sì. Però comunque sono sempre 20k. Cioè, sì, se funzionasse bene, non lo so. Sono tanti 20k, eh. Devo concentrarmi su problemi del mercato e creare una soluzione. Sì, sì, se vuoi... Cioè, secondo me ha senso, se no... Oppure potresti fare una cosa che già c'è, magari farla meglio, però ho capito che è più complesso, secondo me. Una governante costa di più, quello dico. A parte che stai presupponendo che è una donna. Però vabbè, non voglio toccare questo tasto. Costa di più, non lo so, cioè quanto costa?
Ma poi devi vedere pure 20k, ma quanto dura? Cioè, se dopo 2 anni già non ti funziona più, capito? Cioè, 20k in 20 anni, allora sì, però considerando che la tecnologia dopo 5-10 anni sono già vecchi, non lo so. Sono molti 20k, soprattutto inizialmente, che di sicuro hanno vulnerabilità, ma sono la novità. Sì, sì, cioè loro l'hanno lanciato, come diceva quell'articolo, comunque casa tua diventa il laboratorio, no? Perché tu lo vai a testare, lo vai a provare, quindi un maggiordomo, dai. Ma qui stai dicendo che è un uomo? Che perché il maggiordomo è un uomo e la governante è una donna? Sì, scherzo, scherzo, non volevi essere sessista. Anche in cyber security si fanno progetti innovativi o di più nell'intelligenza artificiale? No, vabbè, anche in cyber security comunque ci sono progetti. Lo stesso BARP, no? Comunque lo stesso BARP, ci sono anche altri tool che stanno adesso iniziando ad esserci. Per 20k vengo io a farti le pulizie bucate. Ma me la fai anche la lavastoviglie. Il problema è anche la privacy. Esatto, sì, sì. Esatto. Ci sono varie problematiche, dai. Barb è stupendo. Però c'è anche, cioè stanno uscendo anche altri tool. Come si chiamava l'altro? Me lo scordo sempre. Vediamo se cerco simil Barb. Eh, non mi ricordo come si chiama. Eh, vediamo se lo trovo. Tipo immagini magari. No, non me lo ricordo più. Ne stava uscendo uno Ah, Kaido, ecco. Kaido ultimamente sta facendo parlare, però è abbastanza nuovo. È molto interessante, molto più leggero rispetto a Barb, perché il problema di Barb secondo me è che è pesante. È particolarmente pesante perché comunque è fatto in Java, quindi veramente. Però diciamo è il leader al momento, no? Perché comunque è il più utilizzato. Ehm, il più famoso anche. Kaido, ok, sì. Sì, 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 questo qui. È interessante. L'ho provato qualche volta. Kaido dalle nuvole. Questa è stata bella. Vabbè, sei perdonato per le cose che hai detto prima. E va bene, insomma. Stanno facendo le 11, io sono anziana. Peggio del robot. A me Barb va bene, ma lo faccio partire sulla VM Kali con 8 CPU e 16 GB di RAM. Vabbè, sì. Oddio, però lo sai che io lo faccio partire anche così
E come avete visto nelle live, quando uso Barb è sempre lentissimo. Cioè, non lo so, io ho proprio problemi con le macchine virtuali. Non riesco mai a farle funzionare bene. Comunque, la mia batteria si sta scaricando della fotocamera. Poverina. Ne ho comprata una nuova, però mi deve arrivare. Però si sta scaricando, quindi probabilmente tra un po' non mi vedrete più. Però va bene. Spero che le notizie vi siano interessate. Ovviamente, come sempre, potete seguirmi anche su YouTube. Ve lo dirò sempre, anche se già voi mi seguite. Poi notate qui ho messo il rosa adesso, eh. Sto provando con questi colori un po', vediamo. Giusto per cambiare. E niente, come dicevo prima, no? Serve comunque, cerco di spiegare alcuni concetti di sicurezza informatica in modo un po' più divulgativo anche per tutte le persone, così problematiche come il phishing magari riusciamo a capire come funziona e ad evitarlo, ecco. E questo è tutto. Questo è tutto. Vi auguro una buona notte perché probabilmente io tra poco vado a dormire.